Ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi parliamo di poncho basic, granny basic, perché poncho granny basic? Perché appunto vedremo come impostare un poncho che può essere poi adattato a tutte le esigenze. Come vedrete può essere sia indossato in questo modo con le due punte avanti e indietro, ma anche sposto un attimo i materiali, ma anche in questo modo, cioè nel senso che avrà un collo dritto e poi appunto sarà a forma di trapezio sulle nostre spalle. Io ho ripassato il bordo superiore con una maglia presa in costa avanti e dietro per simulare un elastico. Ciò non toglie che possiate ad esempio decorare con quei filati pellicciosi che vanno tanto di moda. Potete decidere voi come terminare il lavoro. Ma io in questo tutorial voglio darvi alcune misure, diciamo misure più che altro, modi più che misure, il numero di punti d'avvio, come viene strutturata la lavorazione, come la si può adattare appunto alle diverse taglie, perché questo nasce come poncio per adulto, però non per una persona appunto adulto, però potrebbe essere anche carino da fare per una bambina, montando meno maglie. Allora, punto di partenza è da dire che il granny si fonda su 3 maglie. Sappiamo che una lavorazione, un punto granny, adesso ve lo faccio vedere, è costituito da 3 maglie, quindi questo nostro numero 3 sarà ricorrente. Quando vi si dice che appunto bisogna avviare una lavorazione con il multiplo di 3, fondamentalmente bisogna fare attenzione, perché tant'è vero che se noi andiamo a montare un multiplo di 3 ma non multiplo di 6, la nostra lavorazione non viene nel caso del nostro poncio, perché il poncio viene diviso in 2 sezioni. Le 2 sezioni sono generate appunto, adesso ve lo rimetto qui dall'altra posizione, sono generate dall'aumento. L'aumento da un lato e dall'altro farà sì che il nostro multiplo deve essere un multiplo di 6 e non di 3, perché appunto la catenella iniziale deve essere divisa per 2. Se io ad esempio vado a montare una catenella di 36 punti, potrò disporne 18 da un lato e 18 dall'altro, quindi le 2 sezioni sono perfette. Invece se io andassi a montare 39 catenelle, che sono comunque un multiplo di 3 ma non un multiplo di 6, la lavorazione non verrebbe, perché da una parte ci sarebbero 3 catenelle in più, dall'altra 3 in meno. Quindi se è vero che il granny si fonda su un multiplo di 3, per quanto riguarda la lavorazione di scollature, ad esempio in 2 sezioni, ricordiamoci che dobbiamo montare sempre un multiplo di 6, ok? Adesso facciamo una piccola campionatura e vi faccio vedere come ho fatto la lavorazione. Allora, cosa ci occorre del filato? Io in questo caso ho scelto per il mio campione un acrilico, lo lavoro con il 4. Il poncio è stato lavorato sempre con un acrilico, ma molto più spesso, scusate, sposto un attimo la camera, il tavolo in realtà dove sto lavorando, sempre un multiplo, stavo dicendo, sempre un acrilico, però molto più spesso. Allora, una volta stabilito, diciamo tramite campionatura, la mia catenella come viene, io almeno per il mio poncio ho montato un numero multiplo di 6 di catenelle che mi desse all'incirca 60 centimetri
di diametro, perché diciamo non vado oltre, anche perché appunto il filato tende a cedere, quindi sarebbe diventato troppo largo lo scollo. Quindi in base alla persona che deve indossare il nostro poncio, stabilite, sicuramente per un adulto saranno 60 centimetri di diametro, anche perché soprattutto ad esempio in questo periodo il poncio potrebbe essere già utilizzato sopra delle giacche, dei cappottini, quindi bene o male lo spazio per appunto lo scollo delle giacche, dei giacconi, è necessario lasciarlo. Allora, stabilito il mio numero di catenelle, ad esempio nel mio caso adesso ne facciamo diciamo 30, ho 30 catenelle, cosa faccio? Inizio a lavorare 15 catenelle e poi metto diciamo un marcatore di punti, perché devo mettere 15 catenelle da un lato e 15 dall'altra. Avviamoci quindi con le nostre 15 catenelle, una, due, aspettate che devo spostare proprio la camera, quando ho capito, eccoci qua, forse così va meglio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Allora, quindicesima, cosa faccio? Prendo il mio marcatore, lo infilo nella quindicesima catenella lavorata, lo lascio così, tanto poi è inutile chiudere, e proseguo con altre 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e infine 15 catenelle. Cosa faccio? Metto sul dritto la mia catenella con filati molto spessi, non c'è bisogno di infilare precedentemente la catenella sull'uncinetto, e vado a chiudere con una maglia bassissima. Allora, perché qui non metto nessun marcatore? Non è necessario, perché vado a lavorare direttamente il mio primo aumento. Mi salgo, monto 3 catenelle per salire e per sostituire la mia prima maglia alta. Entro nello stesso punto, faccio la mia seconda maglia alta e infine la mia terza. Poi 2 catenelle di separazione, io preferisco metterne 2 perché sto utilizzando un filato già di per sé spesso, quindi per andare poi a lavorare sopra mi diventerà difficoltoso, ok? Allora, cosa faccio a questo punto? Ci sono due soluzioni. Allora, il punto granny può essere lavorato così, con solo i gruppetti da 3, senza aggiungere niente tra un gruppetto all'altro, oppure se ho bisogno di dare più respiro alla lavorazione, magari nel caso in cui io utilizzo un filato eccessivamente spesso, posso aggiungere tra un gruppetto e l'altro una catenella. La aggiungiamo, aggiungo la mia catenella, poi cosa faccio? Vado a contarmi i punti di base, ne salto 2. Allora, questo è il primo, secondo, entro nel terzo e faccio il mio primo punto granny. 2 e 3. Poi di nuovo catenella sull'uncinetto, 1, 2, nel terzo vado a fare la stessa cosa, 2 e 3, poi di nuovo catenella, salto 1, 2, nel terzo vado 1, 2,
e 3, catenella di separazione, salto 2 maglie di base, vado qui e faccio il mio altro punto granny, 1, 2 e 3. Ok, sto arrivando al marcapunti, catenella, vedete abbiamo 1 2 3 4 punti da questo lato, filo sull'uncinetto, mi stacco il mio marcatore perché mi dà fastidio, 1 2, devo fare l'altra punta del mio poncio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle più altre 3 maglie alte. Ok, le 2 maglie alte mi servono nella, diciamo, negli aumenti, nel punto dell'aumento, per poi lavorare sopra 6 punti, quindi perché appunto gli angoli, negli angolini si raddoppia. Questa tecnica la si può fare anche magari per realizzare un poncio con non solo 2 punti, bensì 4, magari è qualcosa che magari andrò a riproporre, perché più si lavora più vengono le idee, e vado a ripetere quello che ho fatto sull'altro lato da questa parte. Quindi se non ho errato devo ottenere da tutti e due i lati 4 punti granny, 1 2 3, catenella, 1 2, siamo al terzo, mi sembra di aver fatto tutto giusto, quindi ci ritroveremo. Vi faccio vedere solo come ripartire per il secondo giro e poi vediamo il da farsi. Siamo qui, mi trovo, 1 2 3 e aggiungo la mia catenella. A questo punto devo andare a lavorare la punta. Mi aggancio sulla terza catenella iniziale con una maglia bassissima, poi cammino sempre con delle catenelle, scusate, delle maglie bassissime, fino ad arrivare al centro qui, dove andrò a continuare la lavorazione della punta. Mi alzo con 3 catenelle, questo tipo di lavorazione sparisce poi, non si vedrà assolutamente quando andremo ad indossare il nostro il nostro poncio, quindi state tranquille. Allora, cosa ho fatto? 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, vado a fare la catenella di separazione e vado a lavorare i miei punti granny sulle catenelle del giro sottostante in questo modo, 2 3 catenella, 1 2 e 3 e così via, cioè si prosegue. Adesso lo mettiamo in piano. Questa è la struttura del lavoro, cioè si prosegue la lavorazione in questo modo per tutta, diciamo, la grandezza che ci occorre, perché poi dipende molto dal, diciamo, dalla lunghezza desiderata, dalla persona che deve indossare il poncio. Come detto, io nel mio caso, voglio cercare un attimo, ok, l'ho trovato il cappietto iniziale del gomitolo. Cosa ho fatto? Io sono andata a lavorare per lo scollo, per rifinirlo, delle maglie alte in costa. Allora, come funziona? Questo è un altro filo. Voi, dopo aver finito tutto il lavoro, pensate allo scollo. Allora, io ho detto volevo creare una maglia elastica. Cosa ho fatto? Mi sono agganciata in una delle punte
con 3 catenelle e sono andata a lavorare una maglia alta lungo il bordo in ogni punto, cioè tra un punto granny e l'altro andiamo a realizzare 2 maglie alte, poi una maglia alta nel punto di aggancio del granny, poi 2 maglie alte negli spazi perché se non vi ricordate male, tra un punto granny e l'altro del primo giro noi abbiamo lasciato sempre la doppia catenella. In questo modo, ok, si ripassa tutto il contorno della scollatura. Questo è uno dei modi, cioè io per quanto riguarda il mio lavoro sono andata a realizzarmi semplicemente soltanto due giri di maglia in rilievo, presa in rilievo, però possiamo creare dei colli lunghi, dei colli molto alti, quindi che poi si possono raddoppiare. Invece di utilizzare la maglia alta potete utilizzare la mezza maglia alta e quindi il collo diventa più compatto. Potete anche decidere, che ne so, utilizzando dei filati speciali, di quelli un po' particolari, potete per esempio abbinare un altro filato al lavoro e quindi creare uno scollo un pochino più originale, sofisticato. Questo appunto, come vi ho detto, è soltanto il modello Granny Basic, cioè nel senso che la struttura è questa, poi sta alla nostra fantasia decidere come meglio interpretare la lavorazione. Tanto che finisco il primo giro, vi ricordo comunque sempre di fare attenzione quando vi si dice multiplo di 3. Allora, nel momento in cui io devo fare un lavoro in cui le maglie, i punti devono essere divisi in 2 settori, mi raccomando attenti al multiplo di 3 perché 3 può essere, il multiplo del 3 può essere anche dispari e quindi non vi troverete, ma bisogna sempre porre attenzione al 6 e questo a volte l'ho imparato a mie spese. Allora, nel momento in cui vedete adesso questo è proprio mini, potrebbe essere diventare il poncio di una bambolina. Quando ho finito il mio primo giro, ve lo faccio vedere perché stavo parlando, cosa faccio? 1, 2, 3, mi aggancio e chiudo con una maglia bassissima. Adesso vado a creare il mio elastico. Io ho fatto solo un giro di solo questo primo giro e secondo che andiamo a montare. Sono salita di 3 catenelle perché queste sostituiscono sempre una maglia alta. Poi la seconda, cosa faccio? Infilo il mio uncinetto sotto, sollevo la maglia alta del giro precedente, tiro il filo e formo una maglia in costa avanti. Successiva, filo sull'uncinetto, alterno, quindi cosa devo fare? Non più sollevare in questo modo, ma passare da dietro, agganciare la maglia, tirarla su e chiudo, la chiudo con i 2 passaggi. Facciamo un po' insieme questo lavoro così almeno chi è poco esperto lo vede. Filo sull'uncinetto, tiro, sollevo in avanti, costa in avanti, maglia alta in costa avanti, filo sull'uncinetto, vado questa volta da dietro, tiro su, aggancio e faccio il mio lavoro. Di nuovo, filo sull'uncinetto, faccio in avanti, così, ok? Filo sull'uncinetto, cioè maglia in rilievo retro e faccio così. Filo sull'uncinetto, in avanti e vado così. Filo sull'uncinetto, retro e vado così, ok? E si continua così per tutto il giro. Vedete che il mio elastico qui con il rosa forse a volte si vedono anche meno i colori, così verrà diciamo un giro di elastico, di maglia elastica. Però come vi ho detto le alternative sono molteplici, numerose,
quindi sta un po' a voi, in base alla vostra fantasia, in base al vostro desiderio, in base all'utilizzo, bordare il nostro poncio. Potrebbe essere anche bordato alla fine con qualche decorazione particolare, si possono applicare perline, quello che volete voi. Comunque, questa è diciamo la base di partenza di un poncio granny. Spero che il mio video vi sia stato utile, se è così mi raccomando scrivetelo nei commenti, ditemi se anche a voi è capitato qualche volta di sbagliare con i multipli, perché appunto vi si dice multiplo di 3, in realtà non è così, ricordiamoci sempre, quando noi dobbiamo dividere i settori, se abbiamo due settori moltiplichiamo il multiplo di partenza per 2, se fosse stato per esempio diviso per 4, moltiplichiamo quel multiplo per 4. È l'unico modo per riuscire a non sbagliare, non sfilare il lavoro a metà dell'opera. Spero comunque che il mio video vi sia stato utile, se è così iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi aspetto per i prossimi tutorial. Auguro a tutti una buona creatività. Ciao da Uncinetto allo sbaraglio.